Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi porto una storia che, per molti, è più di una semplice notizia di gossip. È una di quelle storie che ti lasciano con il fiato sospeso, che ti fanno riflettere e che ti fanno venire voglia di credere ancora nei sentimenti autentici, anche quando sembrano destinati a svanire. Parliamo ancora una volta di Can Yaman e Dimet Özdemir, due nomi che insieme formano una coppia che ha fatto sognare il pubblico in ogni angolo del mondo. Ma questa non è solo una storia d'amore, è la storia di due anime che si sono sfiorate, amate e perse. E forse, mai dimenticate. Per capire davvero cosa sta succedendo oggi, dobbiamo tornare indietro. I primi tempi, un amore nato tra le luci del set. Quando Can e Dimet si sono conosciuti, stavano girando quella che sarebbe diventata una delle serie turche più amate di sempre, Erken Çikus. All'inizio erano solo due colleghi, poi complici, e infine qualcosa è cambiato. Non servivano conferme ufficiali, il modo in cui si guardavano parlava da solo. Quegli sguardi, quei sorrisi, quella sintonia. Il pubblico li adorava. Ma il loro amore, sebbene nato sotto i riflettori, ha avuto bisogno di nascondersi. Di proteggersi. Erano giovani, travolti dal successo. La stampa era ovunque. Ogni gesto diventava notizia, ogni parola veniva analizzata. E forse, anche questo ha contribuito a logorare il loro legame. Perché non è facile amarsi quando il mondo ti guarda, quando tutti vogliono sapere, quando non hai nemmeno un angolo di silenzio per capire davvero cosa provi. Le carriere che si dividono. Dopo la fine della serie, Can è partito per l'estero. Un successo dopo l'altro, prima in Italia, poi in Spagna, poi ancora in America. Red carpet, interviste, nuove collaborazioni. Dimet ha scelto una strada diversa. È rimasta in Turchia, si è dedicata a progetti più intimisti, a ruoli che le permettessero di esplorare nuove parti di sé. Le loro strade si sono separate, almeno apparentemente. Ma dentro, qualcosa è rimasto. Perché ci sono persone che ti segnano. Persone che, anche se non fanno più parte della tua vita, continuano a vivere nei tuoi pensieri. Ed è proprio per questo che quella telefonata improvvisa di Can ha avuto un effetto devastante. La chiamata che ha cambiato tutto. Dimet stava per sposarsi. Una cerimonia intima, elegante. Nessun clamore. Lontana dal gossip. Era la sua nuova vita, costruita con calma e rispetto. Il suo compagno, un uomo lontano dallo spettacolo, sembrava rappresentare tutto ciò che lei cercava: stabilità, maturità, tranquillità. Poi, Can ha chiamato. Un numero che non vedeva da anni. Una voce che conosceva fin troppo bene. Non era un semplice ciao. Era una dichiarazione. Non ti ho mai dimenticata. Mi sveglio ogni mattina con il tuo nome nella testa. So che sei felice, ma io non lo sono. Parole che hanno colpito nel profondo. E non importa quanto fosse pronta per andare avanti, quella chiamata ha aperto una porta che lei credeva chiusa. Dimet è entrata in crisi. Ha messo in pausa tutto. Ha pianto, ha riflettuto. Non ha mai cercato una riconciliazione. Ma ha capito che non poteva sposare un uomo mentre una parte del suo cuore era ancora intrappolata nel passato. E così, ha preso una delle decisioni più difficili della sua vita. Ha annullato il matrimonio. Il silenzio che dice tutto. Dopo quella scelta, Dimet è scomparsa dai radar. Niente interviste, nessuna spiegazione pubblica. Solo una frase condivisa in una storia su Instagram. A volte la chiusura non arriva da una risposta, ma dal silenzio. I fan si sono divisi, alcuni l'hanno sostenuta, altri l'hanno criticata. Ma la verità è che solo lei sa cosa ha provato. Solo lei conosce il peso di quella scelta. Can, da parte sua, ha continuato con la sua vita professionale. Ma qualcosa è cambiato. I suoi post sono diventati più introspettivi. Frasi malinconiche, foto in bianco e nero, citazioni su amori perduti. Ci sono persone che incontri solo una volta nella vita. E le perdi per sempre. Una frase. Nessun nome.
Ma tutti hanno capito. L'opinione del pubblico. Nel frattempo, i social sono impazziti. Su Twitter, l'hashtag cancelletto Candimet è tornato in tendenza. I fan chiedevano un ritorno, altri dicevano che era meglio così. Ma più di tutto, emergeva una cosa: nessuno è riuscito a dimenticare quella coppia. C'erano persone che dicevano di aver iniziato a credere nell'amore grazie a loro. Che la loro storia, anche se breve, aveva toccato corde profonde. E che vederli lontani faceva male. Erano reali. Anche quando recitavano, erano reali. Dimet oggi, rinascita o chiusura? Oggi Dimet è più forte. Si è buttata nel lavoro, ha nuovi progetti, nuovi ruoli. Sta cercando di ritrovare un equilibrio, una serenità che merita. Ha detto ad alcuni amici: non tornerò mai con chi mi ha cercata solo quando stavo bene con un altro. L'amore non è nostalgia. L'amore è presenza. Una frase potente. Una presa di coscienza. Ma dentro, lo sappiamo, certe cicatrici restano. Non fanno più male ogni giorno, ma ci ricordano chi eravamo e cosa abbiamo superato. Can continua a viaggiare, a lavorare, a sorridere davanti alle telecamere. Ma chi lo conosce bene dice che c'è uno sguardo diverso nei suoi occhi. Una malinconia che prima non c'era. Forse ha capito troppo tardi. Forse ha voluto riscrivere una storia che era già finita. O forse, semplicemente, ci sono amori che non trovano mai il loro tempo. Grazie per aver ascoltato questa lunga storia, così intensa e profonda. Se vi ha emozionato, se vi ha fatto riflettere, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, con nuove storie da raccontare. Ma ricordate sempre: non tutte le favole finiscono con un lieto fine, ma alcune, anche se incompiute, restano nel cuore per sempre.